Ciao a tutti! Finalmente è arrivata la stagione della frutta. Oggi voglio condividere con voi il mio modo di preparare la confettura di ciliegie, semplice e veloce, senza conservanti e addensanti. Con un piccolo trucco: la frutta rimane integra, conserva la forma, il gusto e il colore. Perfetto, per preparare questa bellissima confettura di ciliegie, qua ho preparato già denocciolato 1,3 kg di ciliegie. Ho 500 g di zucchero, mezzo cucchiaino da caffè, questo è il cucchiaino da tè, si nota la differenza. Io uso questo mezzo cucchiaino da caffè di acido citrico o il succo di un limone. Qua se si vede un po' di zucchero di canna, mi era avanzato, lo utilizzo anche quello. Voi usate solo zucchero semolato bianco semplice. Il procedimento è semplicissimo. Verso lo zucchero sulla frutta, ok, mescolo tutto. La frutta con lo zucchero la lascio così per un 10-15 minuti e poi procediamo alla cottura. Ci vediamo dopo. Come vedete, dopo 15 minuti le ciliegie iniziano a lasciare il succo. Le ho versate, le ho travasate in un pentolino, in una pentola con il fondo abbastanza spesso per non farle attaccare. Sotto lo sciroppo c'è già. Adesso accenderò il fornello a fiamma moderata finché inizieranno a bollire. Iniziano a bollire in qualche 5 minuti e toglieremo le ciliegie dallo sciroppo. Qua ho preparato un altro contenitore, una schiumarola con la quale mi aiuterò a togliere la frutta dallo sciroppo. Procediamo. Mescoliamo di tanto in tanto. Non troppo per non schiacciare le ciliegie. Guardate in pochissimi minuti quanto succo ha lasciato la frutta. Vedete? La schiumetta si sta già formando e la facciamo cuocere per un pochino, un 5-10 minuti. Valutiamo secondo la frutta. Se le ciliegie sono tipo i duroni, questi che ho io, valutiamo se cuocerli 10 minuti o 5. Se la frutta è più morbida, viene cotta un po' di meno. Come si vede, la frutta ha iniziato a cuocere. Abbassiamo leggermente la fiamma. Vedete che di succo ce n'è tanto. Noi dovremo diminuire un po'. La faccio cuocere 5-7 minuti così. Ho spostato la pentola sul fornello più piccolo. Ho abbassato ancora di più la fiamma. E inizio a togliere la frutta. Come si vede, le ciliegie sono intere. La frutta l'abbiamo tolta, qua è rimasto solo lo sciroppo.
alzo ancora pochissimo la fiamma e lo faccio cuocere per mezz'ora, 20-30 minuti. In base a quanto densa la voglio, la confettura. Come si vede, lo sciroppo è diminuito un bel po'. Adesso rimetto le ciliegie nello sciroppo. Le ciliegie fumano ancora, perciò non si sono raffreddate. Con delicatezza prendiamo la frutta e la rimettiamo nello sciroppo. Ho rimesso la frutta nello sciroppo, alzo leggermente la fiamma e la faccio cuocere per altri 10-15 minuti. Questa è la mia confettura dopo altri 15 minuti di cottura. Se voi ritenete giusto togliere la schiumetta, la togliete. Io non vedo il motivo. La mescolo, la lascio riposare leggermente un pochino, qualche minuto, mescolando con delicatezza, e la schiumetta si scioglie da sola, si dissolve praticamente, e poi la vado versare nei vasetti che sono già preparati, sterilizzati, i vasetti e i coperchi. Vedete che la schiuma si dissolve da sola. Così non si deve togliere, non si deve buttare nulla. Lascerò un po' di confettura che si raffreddi per farvela vedere come è diventata da fredda. Ci vediamo dopo. La confettura di ciliegie è pronta. A me sono venuti 5 barattolini così, da 200 ml. Si vede anche, sono ancora calducci, si vede che la frutta ha mantenuto la forma. Qua ve la faccio vedere la frutta come si è mantenuta. Se lo sciroppino, se la confettura la volete un po' più densa, fate cuocere lo sciroppo un po' di più. A me piace così, perché io, una volta aperta, lo sciroppino che rimane lo uso per colorare creme, per bagna, come bagna per le torte e così via, per tante altre cose. Gustatevi questa golosità con una bella fetta di pane tostata o con una fetta di pane appena sfornato. E buon appetito! Mettete un pollice in su se vi è piaciuta la ricetta, lasciate un commento, iscrivetevi al mio canale e schiacciate il campanello per non perdervi le prossime video ricette. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ciao!